Allora, questa è una playlist su richiesta, quindi non è che ho deciso io di farla, mi hanno chiesto a questo party di mettere questi brani, quindi devo trovargli una chiave, dargli un senso logico, un senso di mixaggio tale che poi ce li ho qui, so che questi li vogliono, devo assolutamente suonarli e quindi cerco di organizzarmeli in un'unica playlist utilizzando questo sistema della suddivisione. Ora siamo a un punto dove abbiamo una selezione di brani che parte dagli anni 80, per esempio, Maniac, Lu Colombo, che da questa a questa direi che è dura mixarla, no? 90, 90, fine 90, primi 2000 e consalirò anche, vabbè. Allora, un approccio potrebbe essere quello di tenerseli in ordine di annata, anche se sostanzialmente a livello di sound, energia e accostamento tra i brani non è che funziona tantissimo su tutti. Qui si va un po' a gusto personale, un po' d'orecchio, un po' a momento di transito. Magari in quel momento si parla al microfono e si inserisce il brano anche se non ci sta. Per esempio, potrebbe essere una tecnica. Quindi diciamo non complichiamoci troppo neanche la vita nella fase di mixaggio, preparazione. E sicuramente serve fare questo lavoro prima perché poi nel momento in cui si è in serata bisogna comunicare col pubblico e non rimanere coi paraocchi sul computer. Quindi abbiamo già un'idea di come funziona la playlist, abbiamo un ordine e poi di conseguenza, man mano che siamo in serata, agiamo di conseguenza. Quindi nel caso qui, per esempio, di Maniac e abbiamo anche Dance All Night, avete capito? Potremmo fare un intervento al microfono un attimo e andare a fare il cambio. Quindi diciamo troviamo anche degli escamotage durante la serata per fare questi passaggi di inserimento musicale. Qua abbiamo un altro brano italiano con Daniele Silvestri, potrebbe essere Che vola nel cuore, che comunque è un brano lento, lo teniamo lì sotto e in un momento magari più tranquillo lo cacciamo anche per dare diciamo dei picchi di energia nella serata, ma non possiamo stare sempre col picco, ogni tanto a un certo punto caliamo, quindi magari mettiamo un brano più lento e per poi risalire e accostarci magari ad un brano che è dello stesso periodo come anno di pubblicazione o come genere. Un altro modo potrebbe essere di metterli anche in ordine proprio di energia all'interno della stessa sottocategoria. Per esempio qua Pop Groove potremmo andare ad ascoltarle e metterle in ordine di proprio di energia, sensazione di energia, in modo tale che partiamo da quella più, diciamo, più energetica e sappiamo che andando giù calano un po' di energia. Possiamo farli spostandoli in ordine manualmente oppure semplicemente anche andando a sfruttare la classifica, quindi 5 stelle tanto energetica, 4, 3, 2, 1, di conseguenza sempre meno energia. Eccoci, adesso andiamo a fare l'analisi dei brani, siamo in export mode, doppio clic sul primo brano. Qui vedo già una cosa strana, cioè che mi ha messo la barra del beat non corretta. Non so, andiamo a fare un test con il metronomo. Infatti, non ci siamo. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo sostanzialmente a ingrandirci la forma d'onda. Siamo in export. Andiamo in grid e premiamo qui in modo tale da togliamo il quantize, premiamo qui in modo da metterlo in griglia corretto. Eccolo là. Ora andiamo a risentire. Ok, adesso sembra funzionare correttamente. Funziona correttamente. Allora, io intanto mi segno dove entra la voce. Qua inizia a sentirsi un po' di voce. Disattiviamo il metronomo. Ecco, per esempio, qui inizia a cantare. Effettivamente. Quindi in Q-Loops
mi metto un segnalino con la voce rosa, per me è la voce dove è cantata, invece sull'altro, ecco qua, dove inizia a canticchiare, mi metto un rosa più chiaro. Poi ok, mi vado ad ascoltare anche velocemente come funziona la canzone. Qua siamo comunque aiutati dall'analisi delle frasi. Diciamo che come start possiamo benissimo andare un po' prima del vociare, quindi magari cacciarci da qui un 4 battute, sentiamo, in autoloop, e avere questo come punto di start, per esempio. Eccolo qua. Diciamo che questo potrebbe essere funzionare così e via. Qua abbiamo lo stesso problema, credo. Sono leggermente sfalsate. Quindi ritorniamo a fare la procedura di prima. Super zoom. Questo. Ok, funziona. Intro. Qua abbiamo il vocal che entra. Ce lo mettiamo in rosa pieno. Qua potrebbe essere interessante. Qua potrebbe essere interessante fare un cue di partenza. Sentiamo. Potremmo anche tenercelo questo. Potremmo. Andiamo un po' prima, per esempio da qua. Eccolo qua. Questo è un buon start, per esempio. Ah, ho dimenticato una cosa. È meglio attivare il quantize quando si fa questa cosa dei loop, perché almeno lui va a prendersi dai marcatori esattamente la zona di loop. Ok. Ok. Vado a mettermi un marcatore qui di colore blu che mi indica praticamente dove c'è il ritornello, diciamo la parte clou più orecchiabile del brano. Questo invece sembra a posto. Forse è leggermente fuori, di poco, sì. È leggermente fuori. Allora lo sistemiamo anche questo. Voce, andiamo a segnarcela subito. Togliamo il quantize perché voglio metterla proprio giusta. Qui vado a beccarmi magari questo modulo qua. O anche questo. Meglio da 4. Potrebbe essere un buon start. Sì. Però me ne metto anche uno magari da qua, da 4. Se voglio partire proprio con tutto l'intro. Perché R&B, cioè non è la struttura di un brano house tech house dove abbiamo il build up, abbiamo diciamo le frasi ben delineate. Qui sì, c'è un intro, un up, però la maggior parte del tempo il brano è cantato, quindi è difficile entrare sul cantato a fare il mixato, quindi
secondo me, almeno dal mio punto di vista personale, è meglio trovarsi questi punti un po' di ritmici dove magari si può giocare un po' col mixato e andare dentro così con i brani. Poi tendenzialmente questi brani piacciono perché sono cantati e quindi piace sentire anche tutta la parte cantata o addirittura tutto il brano intero tante volte, soprattutto se sono brani in questo caso richiesti da loro. Quindi diciamo non andrei a farmi troppi problemi nella preparazione proprio degli hot cue e dei punti di ingresso del brano. Però avere almeno queste indicazioni. Sentiamo questo. Potrebbe essere un'idea anche tenere solo questo. Per esempio, andare a fare un passaggio, un mixaggio veloce con il fader che entra, hey, 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 magari con un po' di delay e poi track, toglierlo senza ripeterlo troppo. Potrebbe essere un'idea. Anche se, vi dirò, risistemerei questi Q qua. E questa è un po' una rottura perché tocca ogni volta fare sto lavoro qua. Di scalarli. E direi di mettere anche un play qua proprio all'inizio perché ripeto, secondo me questi brani, eccolo qua, piace sentirli dall'inizio. Ditemi cosa ne pensate di questa tecnica o come la svolgete anche voi. Considerate che questi sono dei brani che non abbiamo scelto noi ma ci sono stati chiesti di essere suonati, quindi siamo obbligati, sono molto vari. E ditemi cosa ne pensate nei commenti, se vi piace questo metodo, qual è il vostro metodo che usate e ci aggiorniamo alla prossima. Quindi aspetto vostri like e commenti e come sempre buona musica qui col Dave, a presto, yeah!